Mi ricordo ancora quell'orizzonte ampio e senza punti di riferimento, in cui solo il sole faceva da limite all'infinito. In quel momento capii che ciò che conta di fronte a tanta libertà del mare è avere un posto dove andare, un porto, un sogno, che valga tutta quell'acqua da attraversare. Partire alla scoperta di approdi meravigliosi, godersi la vita fino in fondo, condividere l'avventura con famiglia e amici, alzando le vele e navigando in totale comfort e sicurezza. È con questo spirito, ritratto dalle parole di Alessandro D'Avenia, che nel 1984 la Technologies Avancées de Jeannot fondò il cantiere Lagoon. Nome alquanto evocativo per conquistare la fiducia in un settore, quello dei multiscafi, all'epoca considerato ancora una chimera. Così nei suoi 40 anni di storia lo Chantier Naval ha tessuto una trama felice di intraprendenza, caparbietà e visione progettuale che lo ha portato a vincere quella scommessa con oltre 7.000 barche varate. Ultimo esempio di questo cammino è il Lagoon 60, ponte fra il 55 e il 65 piedi. Siamo volati a Minorca, perla delle Baleari e riserva UNESCO, per testarlo in un contesto che ben si sposa con lo spirito del cantiere. Non ci sono dubbi, per i suoi 40 anni il cantiere Lagoon ha voluto esagerare, ma esagerare in senso positivo, perché se già in passato le sue creature si sono fatte apprezzare per quei valori iconici di volumetrie senza compromessi, comodità e lusso, su questo 18 metri i progettisti hanno alzato ancora di più l'asticella. Con una chicca, le due murate abbattibili rafforzano quel senso di libertà e di contatto con l'elemento marino. Prendendo ispirazione dalle ultime tendenze, vive soprattutto nel mondo dei super yacht, lo studio VPLP e Patrick Lequemin hanno ricreato a poppa una grande terrazza sul mare. A incorniciare il Beach Club verso poppa sono due comode discese contienti bene, riviste nella forma e nell'inclinazione per facilitare l'ingresso in acqua. Fra i due scafi la spiaggetta che, oltre a essere sfruttata per manovrare il tender, grazie alle sue dimensioni di 4,85 m per 1,40 m, è ideale per bagni di sole. La barca in prova è dotata di ogni comfort, quindi era immancabile il barbecue a poppa per divertenti grigliate con gli amici. Gli spazi a bordo non mancano e così nei due vani motore, oltre alla coppia di Yanmar da 150 cavalli, si trovano generatore e desalinatore. Per agevolare il movimento degli ospiti e creare un unicum fra le due lounge area di poppa e di prua, ritroviamo la porta di accesso alla dinette già incontrata sul 65. Tagliando per il quadrato si evitano gradini e passa avanti. In un'abbondanza di sedute e cuscinoni per prendere il sole, la sensazione di grande protezione è suggerita dagli alti paraonde che non limitano la nostra vista sull'orizzonte. Per salire sul flybridge, cuore pulsante di questo cut in manovra, c'è una comodissima scala a 45 gradi. Spazio relax esaltato all'ennesima potenza sul flybridge. La postazione del comandante arretrata è incorniciata da una doppia lounge area. Quella a prua è davvero insolita per il concept e l'incasso all'interno del fly. Se la coperta in termini di vivibilità e praticità vi ha convinti, gli interni non sono da meno, perché a progettarli è stato Nauta Design, lo studio milanese fra i più apprezzati nel panorama della nautica mondiale. Per accedervi una comoda finestra scorrevole, guardate qui un'altra particolarità di questo Lagoon 60. Lasciando aperte a poppa e prua le porte, la nostra vista può spingersi fino ad abbracciare l'orizzonte in una soluzione di continuità esterni-interni unica nel suo genere. Molto luminoso il quadrato è anche areggiato da una finestra
che può essere aperta dalla porta di accesso alla dinette e da quella di accesso alla loungearea a poppa. Due le configurazioni possibili a 4 o 5 cabine in base alla posizione della cucina. Il vantaggio di avere una cucina sottocoperta nello scafo di sinistra? Beh, creare uno spazio riservato per l'equipaggio. Non mancano gli spazi per lo stivaggio e soprattutto non mancano frigoriferi e freezer. Altra novità rispetto alle sorelle precedenti è lo studio dell'armatoriale. Sfruttando il baglio massimo nello scafo di dritta, offre volumetrie così generose da collocarsi perfettamente sul solco della sorella 65. Parlavamo di misure. L'ampiezza dell'armatoriale è di 2,66 m, mentre le teste è di 2,04 m. Tutto da scoprire il bagno dell'armatoriale. Box doccia separato, lavabo, bagno e... mica male l'accesso al mare! Verso prua abbiamo nei due scafi le VIP, mentre verso poppa, in base al layout della cucina scelto, una o due cabine con letti singoli, ideali per esempio per i bimbi. Se tutto ciò vi è sembrato eccessivo o penalizzante per la conduzione a mare aperto, beh, non ci resta altro da fare che issare le vele e scoprire come naviga il Lagoon 60. Chi l'ha detto che i catamarani a vela come i Lagoon non sappiano navigare? Con un vento da nord-ovest, un maestrale, stiamo navigando con un angolo fra i 90 e i 70 gradi, creando un apparente di 10 nodi e 2 e una velocità sviluppata al suolo di 7 nodi e mezzo. Non male. L'armo velico standard prevede randa e Genoa per una superficie totale di 222 metri quadrati. Mentre il Code Zero opzionale è una vela molto utile soprattutto per il Mediterraneo, da valutare la soluzione di una randa square top, la cui superficie non è così impattante nell'economia del Lagoon 60. Stesso discorso per il materiale. In base all'utilizzo del CAT e alle miglia in programma bisogna ben valutare se optare per il Dacron, peraltro un tessuto standard, o dirigersi verso altri tessuti più leggeri, delicati e più performanti. 4 i winch a disposizione del comandante, 2 alla destra per la gestione della scotta della randa e della scotta del Genoa e altri 2 a sinistra per la gestione delle drizze e dell'altra scotta. Naturalmente il nostro consiglio, visto la superficie da dover gestire, è quella di optare per 4 winch elettrici. Imprescindibile è poi l'acquisto dell'hardtop. Oltre alla sua bellezza estetica, la presenza delle finestrature ci consente di tenere le vele di prua sempre sotto i nostri occhi. Ma è alle portanti che il Lagoon 60 esprime tutta la sua qualità, perché con il Gennaker abbiamo raggiunto i 4 nodi e 6 con 4 di apparente.
non male per lunghe navigazioni alle portanti naturalmente. In 40 anni di storia tutto è cambiato e nulla è cambiato. È questo il mantra che amano ripetere nel quartier generale di Bordeaux. Tutto è cambiato perché da quel lontano 1984 la produzione ha fatto passi da gigante non solo nei numeri ma anche nelle misure, arrivando a confezionare catamarani dai 40 agli 80 piedi. E questo grazie al forte sviluppo progettuale e tecnologico e alla costante ricerca di nuove soluzioni per rendere la navigazione un'esperienza sempre migliore e indimenticabile. Allo stesso tempo, però, gli anni non hanno cancellato i valori fondanti dello Chantier Naval, tenendo viva la fiamma da cui si è sprigionata l'idea Lagoon. Vacanze da sogno e tanto divertimento in barca a vela. E il 60, pur con le sue piccole novità, non tradisce l'anima, continuando a raccontare la storia del cantiere francese. Joyeux anniversaire!